Oggi vi vogliamo far vedere cosa succede di notte in una delle principali stazioni di Roma, che è la stazione Ostiense, ed è particolare perché spessissimo anche i turisti, oltre ai pendolari, passano di qua. Vedete, qui c'è un'area dove ci stanno tantissimi senza tetto che vengono a prendere i pasti, nulla di particolare, però voi immaginate chi esce di sera da questa stazione e si ritrova situazioni che possono essere un po' fraintese, no? Come il fatto che ci siano questi senza tetto piuttosto che delle persone che generalmente non sono viaggiatori ma sono persone che vivono per strada. Perciò qui sulla piazza dei Partigiani, oltre a tutta la parte dei pendolari, motorini, pullman eccetera, trovate tutta l'area, quella dove danno i pasti ai senza tetto. Non è tutti i giorni, ci sono alcuni giorni specifici, e adesso sto passando vicino ai pullman perché molti turisti vengono scaricati qui con il treno, con il pullman e viceversa e ripartono. È anche un capolinea degli autobus, cioè come vedete ci sono anche tanti autobus, tante macchine parcheggiate, ma la cosa pure più importante è che ci sono la maggior concentrazione di centraline di ricarica per le auto elettriche, perciò tutti coloro che hanno un'auto elettrica possono passare qui. Adesso noi ci facciamo un giro qui intorno, sia a piedi che in macchina, per mostrarvi qual è l'effetto che può provare una persona, un turista che viene qui la sera. Qui praticamente c'era l'accesso alla metro che è chiuso in questo momento. Perché è chiuso? Perché era talmente degradato, talmente problematico, talmente incasinato che hanno dovuto per forza chiudere tutto, chiudere anche la parte di biglietteria, di tornelli eccetera, e lasciarne attivo solo uno. Qui la sera, quando si esce lì dalla stazione dei treni, che dopo vi faremo vedere, si percorre questa strada. Questa è una strada dove generalmente c'è un mercatino in parte legale e in parte abusivo. Quello abusivo è sempre meno perché si è spostato sulla piazza, però quello che poi trova il turista, la persona che passa qui la sera, è, oltre alla desolazione, lo sporco, buste e buste di prodotti buttati, carta, plastica, di tutto e di più nel centro della città di Roma, che questo fa sempre pensare: possiamo lasciare una situazione del genere? Considerate che hanno già pulito, cioè quello che doveva essere la normale pulizia è già avvenuto, però ci sono ancora dei resti di stampelle, buste, e se guardiamo più avanti addirittura dei resti di prodotto, calzini, qualche maglietta, calze, scatole ovviamente dei prodotti che sono stati venduti durante la giornata. Eccoli qua. Qui all'interno, per esempio, ci sono anche dei resti di cibo. Poi è normale che non c'è adesso da avere paura perché non c'è nessuno, però è una strada deserta dove comunque ci sono rifiuti, persone che comunque vengono da lì, dove hanno distribuito i pasti. La maggior parte sono persone che per prendere un pasto hanno difficoltà, però c'è sempre qualcuno che magari è un po' più molesto, pochi fra i tanti, però c'è sempre
come c'è sempre una persona molesta e problematica anche tra le persone comuni. E qua, andando ancora avanti, arriviamo alla metro di Piramide. Questa è la situazione di quello che intanto troviamo camminando, vedete? Allora, ok, lo sporco e il mercato, ma questa è una scarpa di qualcuno, qui ci sono i pasti di qualcuno, qui c'è un telo. E adesso inizia un po' le famose tarantelle, no? Che ci sono la sera qua lungo la strada, c'è un signore che sta un po' fuori di testa, il bar sta chiudendo, la sporcizia. Roma di sera diventa sempre problematica, specie in alcune zone, perché banalmente basta semplicemente che sia un po' abbandonata la zona al degrado, ecco lì che è facile che venga mal frequentata. In tutta questa casba, no, voi avete visto quanta sporcizia vi ho fatto vedere, però è arrivato il bidone intelligente. Ah sì, lo so, tu devo andare adesso. E voi avete visto quanta sporcizia c'è lì, però c'è una particolarità che è stata sbandierata, mostrata, che è il bidone intelligente di Roma. Guardate, visto così sembra un bidone comune, ma in realtà ce ne sono 80 per tutta Roma, sono particolari perché puoi mettere qualsiasi tipo di rifiuto qui dentro, sono alimentati con un pannello solare qui sopra, che io credo il sole gli arriverà un quarto d'ora al giorno, perché vista la posizione, hanno un chip all'interno, in realtà un circuito, che comunica quando il bidone è pieno. Gli operatori hanno un'app che gli permette di sapere quando il bidone va svuotato. Francamente, quando vedo una tonnellata di monnezza là e il bidone intelligente qua, secondo me il bidone doveva essere così, dotato di ruote, che andava in giro, raccoglieva la spazzatura, se la metteva dentro e comunicava che era da raccogliere. Allora avrebbe avuto un senso. Così avere 80 bidoni di questo tipo, che sono anche costosi, francamente non è il massimo a vita. Considerate che di questi 80 bidoni, qui ce ne sono un paio, forse 2 o 3 se non sbaglio, perché ce n'è uno subito lì, ma altri 10 stanno a testaccio. Cioè, Roma è finita poi, i bidoni intelligenti sono un esperimento e qua siamo arrivati davanti alla metro Piramide e per farvi capire il percorso è questo: metro di Piramide, stazione Ostiense. La stazione Ostiense è la terza stazione di Roma, dopo la stazione Termini e la stazione Tiburtina, e di sera, siccome i treni arrivano anche abbastanza tardi, ci sono fino a mezzanotte, pensare a un percorso che sia vivibile e presidiato è sempre importante. Qui siamo al secondo bidone intelligente, questo già è messo meglio perché qua il sole magari arriva di più, il pannello solare alimenta questo bidone che ha la possibilità di comunicare e non solo. Dicono che ci sia anche un sistema per schiacciarla la spazzatura, non so quanta potenza abbia. Qua vedete la sera, ma anche durante il giorno, si consumano birre, ci sono comunque aree di bivacco, perché è un classico. Anche qui dietro le bottiglie di birra sono sempre l'indicatore dello stato di salute della zona, vedete anche altre bottiglie di birra qua dietro. Cioè tu vieni da Vitini a qua praticamente? Sì. La reputi sicura o è una zona un po'... Allora, no, non è sicura per niente perché... Finalmente Ciao. da incontrare. Una foto ce la possiamo fare? Certo. Sempre seguito. Dicevi la zona la reputi sicura? No, No. perché qualche volta quando, che ne so, ritorno da Trastevere e aspetto appunto il notturno l'NME, ogni volta c'è un panico, chi litiga, chi tira le bottiglie. Un giorno stavo qua da solo e stavo ritornando a casa, stavo aspettando il notturno e in pratica è successo un panico che fuori il notturno si sono menati, si stanno a tirare cose. Più si va sul tardi, ciao bello! Sì, più si va sul tardi e più si questa crea zona- casino. Sì. Lavoravo come falegname in nero, poi sempre in nero avevo trovato un lavoro a Roma come vigilanza non armata in vari cantieri notturni. Ho perso pure quel lavoro, ho 53 anni e purtroppo per una coltellata di anni fa c'ho un polmone solo. Quindi i lavori mi pesanti spiace. non li posso più fare
e ho provato a cercare lavoro, l'unica risposta mi dicono sempre: sei troppo vecchio per lavorare. Sì, io sono stato accoltellato ma più di 15 anni fa al centro, perché mi sono messo in mezzo a una lite che stavano 2 contro 1, e uno l'ho steso, l'altro da dietro mi ha infilato piccolo così, era un opinel, io ho sentito solo il dolore, ho fatto così, meno male che mi è rimasta la lama dentro, che ha fatto da tampone, infatti hanno portato c'è stata l'emorragia. Esatto, non c'è stata l'emorragia in testa. E comunque un'ultima cosa, io non mi vergogno a dirlo per campare a chiedere l'elemosina a Via della Lungaretta, non mi vergogno a dirlo perché chiedi un aiuto, nel senso sì, che non avendo lavoro, un aiuto per andare avanti, se è possibile. Che c'è una moglie che purtroppo soffre di artrite reumatoide, che finora non gli hanno riconosciuto l'invalidità. Mo sperando che se arriva a sta residenza, riprovo a rifare tutte le visite, accertamenti, e spero che stavolta gli diano cioè c'è una doppia invalidità non riconosciuta. Sì. Questo, dai, speriamo che dopo sto video chi di dovere io lo spero, prenda, perché sai, un pochettino c'è. Adesso sto facendo il percorso al contrario, sono partito dalla metropolitana e sto andando verso la stazione. Questo è il momento più tranquillo, ma anche quello un pochettino più desolato. Considerate che ormai in questa zona si mettono nastri, divieti, proprio per evitare che la gente vada nei posti più nascosti. Per esempio lì sotto è pieno di coperte, sporcizie, eccetera, proprio perché a una certa ora lì ci vanno o a dormire o a fare i bisogni o a fare qualsiasi altra cosa. Ovviamente adesso noi non ci scendiamo, perché anche se questo nastro qui non rappresenta un divieto per nessuno, non ha nessun valore, è semplicemente un nastro rattoppato, pensiamo che andare giù su una rampa sia abbastanza inutile. Però adesso ci passo sopra e vi dico che cosa c'è qui in fondo alla rampa. Di solito ci troviamo siringhe, vetri, sporcizia, come dicevo, bisogni. Quando non hai un bagno, questo diventa anche un bagno. E io adesso qui, affacciandomi, tanta sporcizia, tante buste e anche un po' di vandalismo. E la sera qui è anche facile trovare i resti di un eventuale furto, perché guardate, banalmente qui vedo dei biglietti da visita di qualcuno, biglietti da visita di un professionista, tutti buttati qua. Non è che lui è venuto a buttare i biglietti da visita, è semplicemente che glieli hanno rubati o gli hanno rubato nella sua 24 ore, e tra i vari c'erano i biglietti da visita. Questo però toccherà mandargli un messaggio, perché addirittura è un manager. Questo è il parcheggio, diciamo, di scambio della stazione, e qui ci sono ancora un po' di persone che hanno preso i pasti, vedete lì in mezzo. Una cosa che succede spesso quando si prende i pasti, ed è un classico, quando il pasto è cattivo, cioè quando il panino non piace, la pizza, la pasta, la si dà da mangiare ai gabbiani, che da una parte è un modo per avere anche compagnia, perché alcuni di loro sono soli. Il gabbiano, il piccione, quell'animale lì che viene lì e si mangia quel cibo che tu gli hai dato, è sempre un po' la compagnia. Qua addirittura hanno messo una transenna che ovviamente viene facilmente bypassata, specie la sera, magari durante il giorno è chiusa, e qua è un altro di quei luoghi dove si viene, guardate, qui c'è una siringa, qui di notte però hanno tolto l'ago per fortuna, qui c'è una bottiglia e guardate, qui ci sono tutta un'altra serie di cose, carte, cartine, cartacce, fiale, adesso non si vede che è tutto mischiato, e lì giù c'è ovviamente tutta la spazzatura, perciò in ogni anfratto che dovrebbe essere chiuso si bypassa facilmente e si arriva qua. Più passa il tempo, meno persone incontriamo, la stazione è comunque aperta. Le aree più sconsigliate, specie per i turisti, sono queste, per due motivi. Sono quelle dove non c'è il marciapiede. Lì non c'è il marciapiede, di qua non c'è il marciapiede, infatti il turista deve camminare in mezzo alla strada. Qualunque turista viene per questa strada deve camminare in mezzo alla strada, perché vedete, qui solo c'è rimasto un pezzetto di marciapiede, però voi immaginate sia impraticabile, perché lì addirittura non si passa. Qua finisce con le piante che sono cresciute e qui tu sei a rischio perché sei anche nascosto. Se io adesso volessi continuare per la strada del marciapiede devo fare questo, con il rischio di ciecarmi.
E questa era una delle aree più malandate di questa zona, che per fortuna è stata ripulita, per modo di dire, nel senso che c'è l'erba, c'è ancora tutta una serie di cose, ma almeno non ci sono più tutta quella spazzatura che c'era una volta, nonché cose pericolose come siringhe, fiale, vetri o altro. Qua di notte ci dormono. Ovviamente questo è chiuso con delle catenelle, però se uno ci si mette lo scavalca e lo dimostrano le coperte all'interno. Perciò tutta quest'area qui che hanno cercato di transennare, di chiudere, vedete, ha dei passaggi che cercano di ostruire in tutti i modi. Vedete, ad esempio qua, se uno lo tira un pochettino, forza entra, e lì ci hanno messo altri chiamiamoli dissuasori. Qua dietro pure stesso discorso, avevano cercato di transennare questo spazio dove succedeva di tutto, e sta zona qua era una delle più problematiche. Vi devo dire la verità, oggi è meglio del solito, ma aspettavo di peggio, però posso pure dirvi che ci poteva essere anche di meglio, bastava guardare qui. Adesso col buio non vediamo, qui ci sono solite birre nascoste, sporcizia varia. Le case più vicine sono quelle lì, perciò si è abbastanza isolati. Le altre vicine sono quelle lì sulla piazza. Tutto il resto è ferrovie dello Stato e metropolitana. Questa che vediamo qui sotto è la storica ferrovia Roma-Lido, ed era quella ferrovia elettrica modernissima al tempo e pessima adesso perché ormai c'ha gli anni che ai tempi collegava tutto. Poi camminando qui lungo le mura della stazione troviamo tanti vestiti abbandonati, o comunque tanta sporcizia o cose rotte, che non è normale. Non è neanche normale che cresca tutta quest'erba ovviamente sulla zona, ma poi qui col fatto che stanno facendo i lavori tra nastri abbandonati, transenne, eccetera, voi trovate comunque delle aree franche dove chiunque può lasciare qualcosa, complice il degrado urbano che si è formato. Cioè voi capite che se io lascio crescere una foresta qua, uno dice vabbè, tanto tra la zozzeria ci posso pure buttare qualcosa. Qui c'è una struttura che sono anni che io non l'ho mai vista aperta e che probabilmente andrà risistemata. È tutta transennata, probabilmente anche qua dovranno rimetterci mani, però è molto molto problematica come zona. Turisti ce ne sono pochi, ma passano, e questo ci fa capire che comunque è una stazione attiva. Vedete la difficoltà qual è? Come ho detto, l'assenza di marciapiede, l'assenza di spazi dove passare, poi ti portano o a camminare in mezzo alla strada o addirittura nei parcheggi privati dove non si potrebbe entrare, mo perché c'è la sbarra alzata, però lì non è che vai nella direzione giusta. Perché la prima cosa che fa una persona comune, piuttosto che camminare in mezzo alla strada, entra qua. Però qua non è proprio un luogo adatto per i pedoni, è un parcheggio, è un'area di scambio per i rifiuti, e qui è pure mezzo cantiere, e qua vedete, ci dormono pure. Lì c'è per esempio un giaciglio, un letto, coperta, probabilmente una persona sotto. È più tranquillo, è anche coperto, ci può stare che qualcuno ci possa dormire. Tra l'altro dovrebbe essere anche una zona controllata, visto che ci sono le telecamere, ci sono le luci, ci sono i mezzi delle ferrovie dello Stato. Uno dei problemi che ci hanno segnalato tantissime volte sono i topi, lì al centro della piazza. Ci sono tutte le tane dei topi, la sera escono più spesso perché, come dicevo, dopo che hanno dato i pasti, tanta gente ne mangia una parte e li butta, tanta gente abbandona magari il pasto se non gli piace, e allora il topo insieme al piccione, al gabbiano, si fa subito vedere.
Questa è la stazione di sera, un taxi, 0 autobus e qualche pendolare che esce. L'area della stazione è grande, illuminata, ci mancherebbe. Il problema è quando esci dalla stazione e attraversi la strada, quello che poi vai a trovare. Cioè quello che è un po' anche un'area di bivacco, per esempio lì al centro ci sono tutte le cose delle persone che dormono là. Perché dormono lì? Perché lì è uno sfiato di aria calda ed è abbastanza tranquillo, nonostante non hai copertura, stai in mezzo alla strada, però hanno scelto anche quello. Ecco il topo, guardalo, eccolo lì, guarda quanto è grosso. I topi che camminano qua indisturbati, perché? Perché giustamente adesso c'è il mangiare in giro. Tanti topi, persone che dormono, voi immaginate questa commissione anche a livello sanitario, no? I topi non vanno sottovalutati, specie quando sono così grossi, possono mordere, possono portare malattie. Ovvio che poi uno se vede un topo si sposta. L'area più infestata dai topi è proprio questa qua, dove abbiamo visto tra l'altro andare il topo. Voi immaginate che questo è un parcheggio a pagamento oltretutto, tra topi, sporcizia, vetri rotti, difficoltà perché tante volte lasci la macchina e ti spaccano il vetro, c'è gente purtroppo anche per 10 centesimi ti spacca un vetro e ti fa un danno a 200 euro. Anche qui c'è un'altra zona dove dorme qualcuno. Voi dite, ma uno dorme là? Sì, 2 cartoni, 2 pezzi di carta, mezzo cespuglio e ci dormi. E poco più avanti c'è il bagno, cioè lo stesso cespuglio poi diventa anche il bagno. Sì, ma i topi hanno meno paura, i soliti topi sono fifoni, invece guardate, sono abituati alla presenza dell'uomo perché cercano cibo e si muovono anche, ecco guarda come scappa. Topo bianco poi risalta tantissimo, è più facile trovare i soliti topi neri perché si mimetizzano meglio, ma questo bianco è proprio una particolarità, non è neanche grandissimo, però è comunque un ratto. Adesso questo o si infila sotto o va nella tana, eccolo, vedi? Non ha tantissima paura, vedi? Si ferma un po', guardalo, salta, è quasi bello, sembra quasi un coniglietto. Si è infilato lì dentro, in quel cespuglio probabilmente c'è una tana. Sono tanti topi comunque, porca miseria. Si mettono tutti dentro sti cespugli. Pieno di topi, ammazza. Vedete, queste sono abitazioni di fortuna, addirittura si tirano il telo per coprirsi quando piove e comunque dormono su una superficie che se non ci metti sotto niente non ci puoi dormire perché è una grata molto, molto spessa, tagliente. Occhio, un topo pure là, ti è passato dietro, si è infilato sotto la macchina, bello grosso questo. Considerate, questo è il parcheggio dei topi. Lì giù c'è un'ambulanza, vedi? Sta lì, forse qualcuno che si è sentito male. Questo è un ricettacolo di sporcizia. Questa cabina sono anni che sta qua, questa sta cadendo a pezzi. Qui ci hanno provato a dormire qualche notte, qualche volta, sempre peggio. Mamma mia lì dentro che c'è. Tutto sporco, vetro spaccato. Poi considerate che al di là di tutto anche la strada purtroppo, come vedete, si allaga subito perché buche, mancanza di spazio per l'acqua, ecco lì che succede lo schifo. Ha piovuto poco questo pomeriggio, niente di più, niente di meno, e questa è la situazione. E queste zone sono un po' più controllate perché sono sotto le abitazioni, perciò c'è qualcuno che magari dà uno sguardo, avvisa se succede di illegale, no? Qualcuno che entra, fa. E qua sotto vedi, qualcuno ci sta. Buonasera. Buonasera. Ciao. Ciao. Come stavi? Tutto bene? YouTube, sì. Come si chiama? Cicalone. Figaro. Sì. Ciao. Ciao.
Ciao, Grazie. buona serata. Ciao tesoro, ciao. Vedete, questo per esempio è proprio sotto le case. Loro hanno chiesto ovviamente di non essere ripresi perché stavano consumando. Tra l'altro erano particolari perché erano due cittadini stranieri, lei era orientale e lui era dell'Africa, erano carini, tutti ben vestiti, però stavano consumando sostanze. E per farvi capire, quelle sono le case, loro sono messi in un angolo sotto e quando c'è necessità lo fanno. E allora che cosa succede? Che giustamente chi abita là dice ma lo sai che sotto casa mia consumano le sostanze? Io, se posso consigliarlo, qui era meglio, infatti qui di solito si consumava di più. Questo vi fa capire anche dove vivono alcune persone, no? Queste sono le finestre che danno sulla strada e qui addirittura le persone hanno, oltre il marciapiede tutto rotto, le finestre dove ormai sono cresciute le piante e dove praticamente se si dovessero affacciare o aprire la finestra si ritroverebbero questa situazione qua. Oltre alle piante cresciute, sulle piante in automatico gli ci fanno la pipì, ci sta le feci qua in alcuni casi e loro sono costretti a tenerle chiuse, metterci una rete. Cioè il degrado è la somma delle cose che troviamo qui la sera, delle persone che magari già hanno degrado, ma anche quello che poi trovi. Se tu trovi il brutto, sporco, situazioni problematiche, succede semplicemente che dici tanto fa schifo, chi se ne frega, io ci butto la roba. Ogni singolo turista che passa di qua, perché al di là dei treni ci sono i B&B, ci sono hotel, ci sono tutte cose, vedono tutto questo. Cioè Roma è anche questo qua. Personalmente adesso non ho visto quasi nulla di pericoloso, ma non ho visto persone pericolose. Però per esempio una zona che è estremamente problematica è quest'isola qui al centro della piazza, dove spesso si accampavano. Adesso è molto più pulita, devo essere sincero, complice forse il freddo, ancora le piogge eccetera, le persone che bivaccano qui in zona sono diminuite, però va da sé che la sporcizia, quelli che abbiamo trovato lì sotto e si facevano, e ciclicamente ce ne sono diversi, ci sono sempre. Io continuerò a farvi vedere le zone di Roma di notte. Questa è la zona della stazione Ostiense. Pericolosa? No, però sicuramente una persona fragile non gli consiglierei di girarci così allegramente, specie quando inizia a fare buio come in questo caso, perché il rischio che qualcosa possa accadere c'è sempre. Comunque è una zona battuta, è una zona dove passano i turisti, dove passano tante persone, dove chi magari ha un treno che arriva la sera, ma anche i treni quelli locali, passano tutti di qua. Basta avere un po' di attenzione, basta evitare quelle zone un pochettino più strette, camminate magari sempre a vista, sempre dove stanno le luci, perché è il consiglio che do sempre, e cercate sempre di seguire un po' il flusso delle persone quando magari arriva un treno, un mezzo eccetera, è la cosa migliore. Quando aspettate sulla piazza l'autobus o altro, state sempre attenti ai vostri bagagli, alle vostre valigie, perché poi è la cosa più rischiosa. Ci sono tante zone di Roma particolari da farvi vedere, perciò se volete scrivetelo nei commenti e io andrò su altre zone e ve le mostreremo. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!